Sapevi che la differenza tra un'icona amatoriale e una professionale risiede in soli tre elementi chiave? Geometria, coerenza del peso visivo e semplicità funzionale. In questo video ti mostro come progettare icone minimaliste perfette partendo da zero, usando il sistema degli 8 punti, uno standard dell'industria dell'interfaccia utente. Eh sì, sei su Creazioni Digitali, qui gli strumenti non si raccontano, ma si fanno lavorare. Iniziamo. Non disegneremo solo 3 icone, ma impareremo a progettare con metodo. Dal menu File nuovo imposto il nuovo documento, unità in pixel. Le icone sono destinate al web, quindi 72 dpi, dimensioni 256 x 256 pixel. Lavorare a 256 ci dà un'area di manovra confortevole per i nostri occhi. Multiplo perfetto di 8 che sarà la base della nostra griglia. Assegno anche il profilo sRGB e sfondo trasparente. Come vedi, Affinity mi apre automaticamente lo Studio Pixel, ma io voglio lavorare in vettoriale, quindi attivo Studio Vettore. Ora imposto la nostra bussola. Da visualizza griglia e asse, attivo mostra griglia. Scelgo un colore visibile ma non invasivo. Apro la scheda base e imposto una spaziatura di 8 pixel e 1 in suddivisione. Perché 8 pixel? Perché è uno standard che si usa per la realizzazione di interfaccia utente. Si usano multipli di 8 per creare un ritmo visivo che l'occhio percepisce come giusto. Se lavori senza griglia stai solo improvvisando, con la griglia invece stai progettando. Altro passaggio fondamentale: attivare aggancia alla griglia dall'icona della calamita nella barra contestuale in alto. Prima di disegnare stabilisci le leggi del tuo set. Ogni icona vivrà in un'area centrale di 128 x 128 pixel. Per evidenziare quest'area trascino 2 guide dai righelli e costruisco un riquadro perfettamente centrato. Questo spazio negativo attorno è fondamentale per far respirare le icone. Poi imposto il tratto a 4 pixel. Affinity rilascia sempre la misura in punti, ma essendo il documento a 72 dpi, punti e pixel coincidono. E poi altro elemento importante è l'allineamento interno, e questo è un segreto tecnico che ti farò vedere fra poco. Prendo lo strumento rettangolo che inizio a creare la classica icona home. Disegno la base 64 x 48 pixel e la posiziono per centrarla. Ora guarda il pannello tratto. Se lo imposto al centro, l'icona sembrerà sporca sui bordi quando verrà rimpicciolita. L'allineamento interno assicura che il perimetro rimanga matematicamente preciso a 64 pixel. Arrotondo quindi gli angoli a 4 pixel. Adesso passo allo strumento triangolo per creare il tetto 64 x 32 pixel e si incastra quasi perfettamente sopra la base. L'unico elemento che disturba è l'arrotondamento degli angoli superiori. Seleziono quindi il rettangolo e disattivo il raggio singolo per svincolare i 4 angoli e porto a 0 il raggio dei 2 vertici in alto, eliminando completamente la curvatura. Aggiungo quindi la porta, la ricavo con un rettangolo da 16 x 24 pixel. Arrotondo anche qui solo gli angoli superiori, sinistro e destro, impostando sempre il raggio a 4 pixel. La centro rispetto alla base della casa. Adesso duplico la porta per ricavare il comignolo, ridimensiono la copia a 8
per 16 pixel e la posiziono sulla sinistra, alla base del tetto. Devo eliminare la parte del comignolo che sporge all'interno e quindi attivo il generatore forma. In modalità crea nuova forma. Seleziono con precisione l'area che voglio mantenere e la nuova forma viene generata all'istante. Le forme originali che non servono più le posso eliminare senza problemi. Raggruppo, centro e la prima icona è pronta. Nota come l'altezza totale di 80 pixel lasci spazio ai margini, l'icona è solida, riconoscibile e molto semplice. Adesso passo all'icona utente. Creo la tavola da disegno e la duplico in modo da mantenere griglia e guide. Attivo lo strumento ellisse e tenendo premuto Shift da tastiera creo un cerchio 32 x 32 pixel per creare la testa dell'utente. Per il corpo uso un rettangolo 40 x 48. Anche in questo caso ti chiederai perché 40 e non 64? Per creare equilibrio. Il corpo deve essere leggermente più largo della testa, ma non deve essere eccessivamente pesante. L'occhio umano percepisce i pesi in modo diverso dalle macchine. Un cerchio sembra sempre più piccolo di un quadrato della stessa misura. Per questo dobbiamo bilanciare le forme. Per definire le spalle, duplico l'ellisse che ho usato per la testa e ne posiziono 2 ai lati, facendole intersecare con il busto. Voglio che la curvatura delle spalle riprenda esattamente quella della testa. Passo ancora al generatore forma. Questa volta imposto la modalità sottrai, così da eliminare tutte le parti eccedenti e ricavare una spalla pulita con la stessa morbidezza dell'ellisse originale. Posizionando la testa leggermente staccata dal corpo, questo spazio vuoto è ciò che rende l'icona leggibile anche a 16 pixel di dimensione. L'altezza totale è di nuovo 80 pixel. Questa ripetizione delle misure inganna l'occhio facendogli percepire armonia tra icone diverse. Duplico ancora la tavola per creare l'icona della posta. Torno al rettangolo e ne traccio uno 64 x 48. In questo caso utilizzo la stessa larghezza della casa per coerenza. Per la patta superiore traccio con lo strumento penna una V che parte dall'angolo sinistro e raggiunge il centro a 24 pixel. Questo piccolo dettaglio suggerisce l'apertura della busta. Il peso visivo è perfettamente bilanciato con le altre due, con la larghezza, anche se in altezza ovviamente deve essere necessariamente diversa. Duplico adesso le mie tavole da disegno. Nel pannello livelli le seleziono tutte tenendo premuto Alt e poi le trascino verso il basso con il mouse. In questo modo creo le copie e le posiziono subito sotto alle originali. All'inizio avevo stabilito che le icone finali dovessero essere 128 pixel, quindi ora passo al ridimensionamento. Con le tavole duplicate ancora selezionate nel pannello livelli, afferro una maniglia laterale della tavola e trascino. E vedi come tutte le tavole si scalano insieme. Per ottenere una misura precisa apro il pannello trasforma, inserisco le dimensioni esatte e blocco le proporzioni, così ogni tavola si ridimensiona in modo uniforme. A questo punto succede il classico imprevisto, le icone sono finite fuori dalle tavole. Ma nessun problema. Nel pannello livelli seleziono i gruppi che avevo creato per ogni icona e li riallineo all'interno delle nuove tavole, riportando tutto perfettamente in posizione. Adesso accelero il video. Non abbiamo finito, manca il test finale
e l'esportazione. Dammi il tempo di applicare i colori e li vediamo subito. Un'icona deve funzionare ovunque. Riduci lo zoom al 25% o anche meno. Un'icona professionale deve urlare il suo significato anche quando è minuscola. Se la busta sembra un rettangolo nero, devi semplificare ancora. Ho creato, come vedi, diverse palette in versione light, sfondo chiaro, tratto scuro, e altre in dark, sfondo scuro e tratto chiaro. Bene, adesso vediamo come esportare le nostre icone rapidamente da studio sezione, che approfondiremo meglio più avanti. Adesso ci limiteremo all'esportazione delle icone. Se non dovessi avere questa icona sulla tua interfaccia, puoi attivarla dal menu dei tre puntini accanto. Dentro lo studio sezione trovi due pannelli, uno dedicato ai livelli e l'altro alle sezioni che verranno generate. Seleziono le tavole che voglio esportare dal pannello Esporta livelli e poi clicco in basso su Crea sezione. Vedi come il pannello delle sezioni si popola automaticamente. Nel mio caso compaiono 48 sezioni e compare anche un triangolo giallo che segna che hanno tutte lo stesso nome, ma per ora non è un problema. Nelle opzioni di esportazione seleziono PNG, poi clicco su Esporta sezioni nell'omonimo pannello, scelgo la cartella di destinazione e confermo con Esporta. Quando torno alla cartella ritrovo tutte le icone generate correttamente, sono tutti PNG. Posso anche effettuare un'ulteriore esportazione cumulativa cambiando formato, ad esempio in SVG, e ritroverò anche quelle nella stessa cartella. Bene, abbiamo visto come impostare il documento, come domare la griglia e come mantenere gli spessori costanti e come esportare le icone create. Ricorda, il design non è quello che aggiungi, ma quello che riesci a togliere senza perdere il significato. Se hai domande tecniche su Affinity, scrivimi pure qui sotto. Grazie per aver seguito questo tutorial fino alla fine. Se il contenuto ti è stato utile, puoi sostenere il canale visitando la sezione abbonati. È un modo concreto per aiutarmi a continuare a produrre corsi, risorse e contenuti sempre più completi. Un ringraziamento speciale va a tutti gli abbonati. Come sempre i file creati durante questo tutorial saranno disponibili per gli abbonati base, che potranno scaricare i file di partenza, mentre gli abbonati Pro avranno accesso anche al sorgente completo utilizzabile per uso personale. Se il video ti è stato utile, fammelo sapere nei commenti. Ci sentiamo nel prossimo. Ciao!